tutti, bentornati in un mio video. E oggi andremo, forse, a tirar fuori un bonsai di ginepro da questo ginepro da vivaio. Allora, premetto, come già c'è scritto nella mia descrizione, che io non sono un maestro, non voglio insegnare a nessuno perché ancora non ho diciamo le conoscenze, sto solo seguendo dei corsi online e mi sono appassionato, diciamo, ai bonsai. E è la prima volta che provo a fare una cosa del genere, quindi iniziamo e vediamo cosa salta fuori. In questa prima potatura vado principalmente a liberare un po' il piede della pianta, togliendo tutti quei rami che si sviluppano proprio dal tronco. Quindi vado a fare un po' una sgrossatura di tutti quei rametti che partono dal tronco e dai rami primari, così per scoprire la struttura e poi valutare il da farsi. Ok, questo è come si presenta adesso, questo ginepro dopo aver tolto tutta questa roba qua. Sicuramente c'è da togliere ancora della roba, volevo solo farvi vedere un po' la struttura interna. Stavo pensando di far diventare questo il tronco principale, ma non so ancora se fare uno stile cascata e quindi piegare questo ramo verso il basso, oppure farlo salire con una leggera curva verso l'alto. Adesso ci lavoro ancora un po' e vediamo cosa esce. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something.
Sì. A questo punto, dopo aver impostato il tronco e il ramo primario, adesso vado a filare un po' tutti quei rami secondari che partono dal tronco o dal ramo primario, usando un filo molto sottile, proprio giusto per dargli un po' di movimento dal tronco principale. Ho anche un po' sfoltito tutti i rametti che partivano anche alla base di questi rami secondari per dare un po' più impostazione a palco, che sarà poi la forma che dovranno avere tutti questi rami secondari che partono. Ok, questo è il risultato finale.
Quindi abbiamo il primo ramo, che è questo, e il tronco che segue questa linea qua e poi continuerà qua su, infatti questo lo lascerò sicuramente crescere, e alcuni rami laterali, un ramo di profondità grosso. La cosa che ho notato è che probabilmente, anzi quasi sicuramente, andrò ad inclinarlo leggermente, così, quando lo andrò a rinvasare, di modo che si veda meglio la linea del tronco che sale, si veda meglio il ramo di profondità, e questo lo andrò a fare quando farò il rinvaso, oppure mettendo un tirante qua e abbassando questo. Però sì, l'inclinazione dovrà essere un attimo cambiata. Per il resto, per oggi è tutto. Grazie a tutti per aver guardato questo video e provateci anche voi. Ci vuole solo un po' di pazienza. E nel caso del ginepro, in particolare di questa specie di ginepro, mettetevi dei guanti perché punge e quindi vi lascia tutti i segni sulle mani. Grazie a tutti per aver guardato il video, ci vediamo nel prossimo, lasciate un mi piace, iscrivetevi e lasciate anche un commento e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!